Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio fare un bilancio del 2024 e parlare anche dei miei buoni propositi, che è una cosa che ho cominciato a fare molto di recente, ma insomma ne parleremo. Vi dico subito che non sarà un video super positivo e dirò delle cose molto strane e molto insolite e un po' fuori dagli schemi, quindi vi preparo già. Prima di cominciare mi farebbe molto piacere se metteste un like e se vi iscriveste al video e fatemi sapere cosa pensate di quello che vi dico e fatemi sapere anche come è andato il 2024 per voi e se avete dei buoni propositi. Allora, io i buoni propositi non me ne sono mai fatti, ho cominciato 2 anni fa e quindi nel 2023 e nel 2024 è stato il mio secondo anno e cominciamo a parlare di questo. Questa è probabilmente la cosa più insolita che dirò. Il mio buon proposito, tutti fanno i buoni propositi di dire sì, voglio essere più buono, voglio aiutare di più i miei amici, voglio voglio mangiare di meno, voglio dimagrire o voglio fare un nuovo sport. No, il mio buon proposito era di essere meno gentile, non so come si dica in italiano, nice, cioè meno carino verso la gente e di preoccuparmi meno per gli altri, di darmi, cioè di sentirmi sì, cioè non so, cioè di preoccuparmi meno, di fregarmene di più. Quindi questo è un solito buon proposito e devo dire che sono contento perché ce l'ho fatta, sono orgoglioso di me. Allora, come penso che avrò già menzionato in altri video anche in inglese, il mio difetto peggiore è quello di essere gentile e carino. È una cosa che non sopporto di me perché purtroppo è una cosa che non riesco a controllare, ovviamente, perché ovviamente lo faccio di cuore, ma mi porta grandissima sofferenza e vorrei non esserlo perché la gente purtroppo non se lo merita ed è questo il problema. Il problema non è tanto che è sbagliato essere carini, anzi il problema è che la gente non se lo merita. Quindi perché ho fatto questo buon proposito? Appunto perché io sono uno che dà tanto e lo so che lo dicono tutti, anche quelli cattivi lo dicono, quindi io non mi fido quando la gente lo dice e quindi avete tutto il diritto di non fidarvi di quello che vi dico io, però insomma vi dico come la vedo io. In questi anni mi sono reso conto che nonostante, come ho detto in altri video, sono un po' strano socialmente, o almeno mi sento un po' strano perché la mia mente da scienziato ogni tanto mi fa degli scherzi. Sono una persona molto leale e che dà tanto. Allora, io non ho molto tempo perché ho una marea di lavori di cui parleremo in questo video e in altri video, quindi ho pochissimo tempo e capisco che magari a livello di quantità non riesco a dare tanto. Oltretutto io non sopporto messaggiare, anche perché non ho tempo di messaggiare, quindi io non sono uno che messaggia la gente per chiedere come sta più di tanto. Io non ho tempo per parlare al telefono e non lo sopporto, quindi non sono uno che chiama e fate le chiacchierate di un'ora, anche perché io un'ora non ce l'ho quindi capisco che sono un po' distante da quello, ma anche con mia mamma noi non ci sentiamo tutti i giorni, andiamo anche delle settimane senza sentirci, anche se siamo molto legati, anche perché non c'è niente da dire, cioè, a meno che appunto una novità enorme capiti,
le cose sono sempre le stesse, anche lei è impegnatissima, quindi anche volendo non ce la faremmo. E non mi interessa, cioè non che non mi interessa mia mamma, non mi interessa sentirci tutti i giorni perché è inutile per come la vedo io. Quindi capisco che io preferisco incontrarci, perché nonostante poco tempo, la sera riesco a dire ok, domani, cioè per domani sera ci vediamo. Io preferisco vederci, perché poi essere amici per telefono cosa me ne faccio? Ovviamente lo faccio con quelli che sono in Italia, perché più di così non posso fare, ma se devo passare una serata a messaggiare un mio amico che abita qui a Londra e che in realtà potrei vedere, no, non esiste proprio. E quindi capisco che magari non riesco a dare tanto in quel senso lì, però do tanto di persona, nel senso che, cioè se dico qua a Londra purtroppo la gente si dice sì, ci vediamo venerdì, poi trova qualcosa di meglio da fare, non ho nessun problema a cancellare l'appuntamento con te perché è qualcosa di meglio. Io non lo farei mai, mai, mai. Io cancello solo se mi viene offerta del lavoro, su quello non guardo in faccia a nessuno e non mi interessa. Se la gente pensa che sia maleducato, non mi interessa. Ma io, anche se mi venisse offerto qualcosa di meglio di quello che so che dovrei fare con un mio amico, non direi mai non vengo. E sì, insomma, io mi preoccupo molto per la gente, anche gente che magari non si fa sentire da tanto e poi dopo, cioè insomma, trovo sempre delle scuse per loro, cioè per scusarli, o sì, insomma, mi preoccupo che la gente si senta sempre a suo agio e cerco sempre di vedere se magari io ho fatto qualcosa che possa averli fatti sentire male, che è giusto, insomma, va bene farlo ed è giusto farlo, ma io lo faccio troppo. E ho capito che la gente non fa lo stesso, almeno con me, per quanto mi riguarda, e insomma la gente non si merita tutta questa preoccupazione, non tutti ovviamente, c'è della gente con cui lo faccio volentieri e perché proprio se lo merita, ma la maggior parte di gente che non è appunto amici stretti non se lo meritano. Anche nel mondo del drag, sono una drag queen, devo smettere di essere carino perché tutte le altre sono molto stronze, io faccio sempre il carino, non se lo meritano, ma vabbè, non ce la faccio. Però insomma piano piano, cioè non è che voglio essere maleducato, no, però voglio essere, in realtà per me essere carino non è neanche uno sforzo, cioè non è che mi devo dire ok adesso sii carino, fai il bravo e sei carino, no, per me viene naturale, ma è comunque un uso di energie che voglio evitare, perché ripeto, non ne vale la pena. Purtroppo mi dispiace tantissimo avere questo come buon proposito dell'anno, cioè direi che questo è il peggior buon proposito dell'anno. Però sì, mi sono distaccato da certe persone, ho smesso di cercarle perché tanto poi è poi da un anno che non ci sentiamo, quindi come poi io sospettavo o che non gli interessavo più di tanto o che stanno bene anche senza di me, cioè non è che mi odiano attivamente, ma stanno benissimo senza di me dopo tanto tempo che io le cercavo. Ecco, questa è un'altra cosa che cerco di smettere di fare. Cerco sempre io cerco le persone e piano piano ho capito però che se non mi danno qualcosa indietro, ma cioè nel senso che se sono reciprocano, reciprocate, cioè se non mi danno indietro un po' di quello che do io a loro, devo lasciarle andare. Cioè se sono sempre io a cercarli, dopo un po' adesso smetto e mi sento molto bene di questa cosa qui. Quindi sì, purtroppo ho un buon proposito negativo, ma sono contento perché è andata abbastanza bene, devo dire, posso sempre migliorare ad essere peggiore verso la gente, ma vabbè, insomma direi che come primo passo va benissimo. Non ho dei buoni propositi precisi per quest'anno perché non riesco a farmene venire in mente,
probabilmente sarà quello di smettere di insistere su cose che vedo che non funzionano, principalmente sul lavoro. Quest'anno, vabbè, io sono disperato per soldi, sono un libero professionista, quindi cerco sempre di inventarmi cose nuove, e questo, cioè, vabbè, nel 2024. Allora, io avevo, nel 2020 ho cominciato un canale, 2021, un canale YouTube dove insegnavo inglese come lingua straniera. L'ho fatto per 3 anni, che è stata una cosa che sono contento di aver fatto, ma mi ha distrutto la vita perché ero impegnatissimo, perché io insegno inglese avanzato tramite logica e matematica, che è da sfigati, lo so. E le ore che lavoravo per niente, perché per i primi 2 anni e mezzo non ero neanche monetizzato, quindi l'ho fatto gratis, e poi questo aprile ho deciso di smettere, perché tanto anche da monetizzato facevo 20 sterline al mese e non ne valeva la pena. Poi ho cominciato questo canale ASMR, e poi col fatto che io sono una drag queen e mi piace comunque insegnare, avevo cominciato un canale principalmente Instagram e TikTok dove insegnavo solo un po' di vocabolario truccato da drag, vocabolario legato al drag, e anche quello, fare questi video sono tutte cose molto semplici. Se ce la faccio io, ce la fanno tutti, ma richiedono una marea di tempo. Quindi questo canale, quindi avevo questo altro terzo canale, diciamo, e dopo un po', dopo forse un mese, sono molto contento di aver deciso di smettere, perché è vero che queste cose hanno bisogno di tempo, ma col fatto che io ho notato che purtroppo social media non va per me, era inutile continuare ad insistere per una cosa che mi distruggeva, perché mi richiedeva tanto tempo per nessun risultato. E ASMR devo dire che sta andando meglio di qualsiasi altra cosa, meglio di quanto mi aspettassi, ma non è che faccio milioni, quindi anche questo lo sto continuando perché vedo che c'è il potenziale, però sì, non sono un milionario assolutamente, però almeno c'è qualcosa di positivo. E quindi magari se vedo altre cose così cerco di smettere prima. Ad esempio, alla fine di novembre ho deciso di ridurre i miei video di ASMR, perché prima ne facevo 2 in inglese e 1 in italiano tutte le settimane, quindi alla fine venivano 3 alla settimana, e io devo imparare coding perché farò un altro video su questo, e che è praticamente praticamente è parte del bilancio di quest'anno, e io ho bisogno di tempo, devo studiare, perché ho bisogno urgentemente di avere un lavoro, e fare 3 video alla settimana per me era diventato insostenibile. E anche se mi ha scocciato tanto smettere di farne 2, ne faccio solo uno adesso in inglese e uno in italiano, perché ho paura, perché ho bisogno che il canale cresca, e soprattutto adesso che sta piano piano crescendo avevo paura di tagliarlo adesso. Però sono contento che alla fine ho smesso, cioè ho ridotto ad un video in inglese solo perché ho preso un rischio. Oggi è il 19 di novembre, quindi non so se è un rischio che mi ha dato risultati o no. Quando esce questo video probabilmente lo saprò già, però sono contento di aver smesso di insistere per una cosa che al momento non riuscivo a sostenere, anche perché devo dire che i video in inglese vanno molto peggio dei miei video in italiano, quindi perderne uno non penso che mi abbia distrutto completamente, e se mai tornerò a farne 3 alla settimana probabilmente mi converrebbe farne 2 in italiano e 1 in inglese, ma vedremo. Quindi questo potrebbe essere il mio buon proposito, vedremo come va. Allora, adesso diventiamo ancora un po' più seri e ancora più negativi per il bilancio del 2024. Per me è una cosa un po' strana, perché è una cosa che non ho mai fatto, il bilancio dell'anno, però cioè molti dicono alla fine di ogni anno, dicono oddio non vedo l'ora che quest'anno finisca, è stato un anno orrendo, speriamo nell'anno prossimo. E io devo dire che questo problema non l'ho mai avuto, ma non è per un motivo positivo, è per un motivo tragico. Per
per me ogni anno, devo dire, fino al 2023, ogni anno è sempre stato migliore dell'anno prima, quindi io non mi sono mai potuto lamentare, perché io ho, e ne faremo un altro video di questa cosa, il mio problema principale è il lavoro, perché io sono perseguitato dalla sfiga per quanto riguarda il lavoro, perché non mi viene data la possibilità di fare quello che amo completamente, che è l'esibirmi, e quindi però ogni anno è sempre un po' meglio, perché il livello è così basso, è così terribile che non può mai peggiorare. Cioè, il problema fondamentale per cui sto imparando coding è che purtroppo non riesco più ad essere una drag queen a tempo pieno, perché il mondo del drag queens è un mondo bruttissimo, ma non tanto, vabbè, drag queens come sapete non mi piacciono, ma non è colpa loro, il problema è che sono i locali che non mi prenotano per fare gli spettacoli, e quindi rimango senza lavoro, perché non lo so, è questa la cosa che mi logora e mi sta logorando da tantissimi anni. Il problema è che, come ho già fatto meglio qua, non sono assolutamente modesto io, quindi vi posso dire, cioè vi dico benissimo che io sono bravissimo a fare la drag queen. Se vi piace il mio stile, cioè qui a Londra principalmente cantiamo dal vivo e interagiamo, io sono una drag queen molto simpatica, molto accogliente, molto carina, non distruggo nessuno psicologicamente, non bullizzo nessuno, che è quello che fanno molte drag queens, e oltretutto sono molto bravo a cantare e faccio canzoni che non fa nessuno, canto Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, faccio canzoni da festa e che alla gente piacciono da morire. La gente adora i miei spettacoli, che è la cosa che mi fa ancora più rabbia, perché purtroppo ho un riscontro molto positivo da parte del pubblico e anche di quelli che lavorano nei pub, però poi i managers non mi prenotano per motivi che non conosco. Non lo dico perché non voglio dirmelo, cioè, sapete che ormai vi dico di tutto, quindi non avrei problemi a dirvi che che ho un problema per cui non mi vogliono. Il problema è che non penso che ci sia un problema vero, perché io sono molto bravo, sono molto più bravo di moltissimi di questi drag queens mediocri. E io tutto non è che sto dicendo che dovrebbero essere tutte licenziate e solo io devo esibirmi, no, sto solo dicendo che se si esibiscono loro posso esibirmi anche io una volta alla settimana in ognuno di questi posti. Però purtroppo non succede. So che viviamo in un mondo, e farò un video su questo, probabilmente discorro in inglese, non so in italiano. So che viviamo in un mondo in cui per forza tutti dobbiamo essere super positivi e c'è sempre qualcosa che dobbiamo migliorare, e quindi quello che sto dicendo viene considerato da vittima, cioè che io sono qui a casa a fare niente, a parlare ad una telecamera sperando che qualcuno mi prenoti. Non è assolutamente così. Io ho fatto di tutto, vi posso far vedere milioni di messaggi, milioni di cose che sono disposto e che ho fatto pur di esibirmi, perché per me è quello che sono io, cioè non è che mi piace esibirmi così, non è che, cioè, adoro esibirmi, proprio ne ho bisogno, quindi ho fatto di tutto, ma per motivi sconosciuti nessuno mi prende, e questa cosa, cioè, anche i miei amici non capiscono, perché quando mi esibisco, oltretutto alcune persone mi prenotano, persone private mi chiamano per fare i loro compleanni perché gli piace così tanto, quindi il riscontro positivo c'è, ed è quello che mi fa ancora più rabbia, perché se io sapessi di non essere bravo o di essere mediocre, l'accetterei anche di più che non mi chiamano. Ma io so di essere eccezionale a quello che faccio, ripeto, se vi piace il mio stile, se vi piacciono le drag queens più cattive, ovviamente io non lo sono, quindi amen, ma non è quello il problema, quindi proprio non capisco. Mi piacerebbe che questi posti mi dicessero: non ti chiamiamo per questo motivo o quel motivo lì, perché così avrei due opzioni: o potrei cambiare, oppure potrei dire no, non sono d'accordo,
io continuo ad essere chi sono, fare quello che faccio, però almeno so che se decido di fare così, il risultato è che non verrò chiamato, però almeno potrei mettermi l'anima in pace. Al momento io è da 5 anni che non so perché la gente non mi chiama, ed è, sto sorridendo adesso, ma ho passato 5 anni in lacrime, perché è una cosa devastante, ed è, farò un video anche su questo, sulla sfortuna. Purtroppo io sono arrivato a credere nella sfortuna per mia mamma, perché come ho già menzionato in altri video ha avuto una vita che di sicuro augurerà il mio peggior nemico, perché proprio soffrirebbe tantissimo, che ha avuto un'infanzia orrenda, è malatissima adesso, mio papà se n'è andato, io sono andato via, e poi aveva avuto tanti problemi, anche tanti altri problemi, e non dico che succedono solo a lei o solo a me queste cose, c'è gente che è sfigata, e purtroppo io sono generalmente, cioè nella vita di tutti i giorni sono normalmente fortunato, ho una sfiga enorme con il lavoro, e poi parleremo anche degli amici prima o poi, e la sfiga non si combatte, e ripeto, anzi questa cosa è una cosa che ci ho messo un po' a dire, perché anche quando lo dico con i miei amici che conosco vedo che appunto pensano che io sono negativo. Mi è stato detto parecchie volte che ho una mentalità, ho un approccio alla vita molto negativo, e mi dà fastidio questa cosa. Adesso sono arrivato ad accettare il fatto che io non mi sento negativo, mi sento oggettivo. Purtroppo ci sono tante cose di cui io non posso essere felice, e non cioè se non c'è niente di cui essere felice, non puoi essere felice, e se lo sei è una cosa di cui appunto parlerò, che io chiamo delusional positivity, cioè positività pazza, nel senso, cioè che delusion vuol dire che sei, non vuol dire delusione, vuol dire che cioè, vedi cose che non esistono. Quindi se nessuno mi chiama per lavorare, certo che sono negativo e pessimista riguardo a questa cosa, perché i dati scientifici sono qui. Di cosa devo essere felice, di cosa devo essere positivo, di cosa devo essere contento, come posso vivere questa esperienza come un'esperienza che mi insegna qualcosa. Non c'è niente da imparare, io devo fare la drag queen, nessuno mi chiama. Se il problema appunto è per come mi propongo, o qualsiasi cosa, non posso neanche vederlo come un'opportunità di miglioramento personale, perché nessuno mi dice qual è il problema. Ripeto, apprezzerei tantissimo che mi dicessero, ma anche se mi dicessero non ti chiamiamo perché non ci piace il tuo colore di capelli, almeno lo accetterei, almeno sarebbe un motivo che appunto o cambio o accetto. Non mi viene detto niente, quindi non posso neanche vederlo come un modo per migliorarmi. Quindi non è vero che si può imparare, che ogni esperienza ti insegna qualcosa, cioè è una cosa che non tollero, ma capisco anche questa cosa, ed è per questo che non ne parlo tantissimo, ma ormai ho quasi anche smesso con i miei amici, perché chi non è sfigato non lo capisce. Quindi appunto chi è normalmente fortunato non capisce che non c'è niente da fare. Cioè tutti i miei amici hanno un lavoro normale, difficile o no, quello è indifferente, cioè loro sono andati all'università, hanno studiato, hanno trovato un lavoro, per loro è normale, come è giusto che sia. Io non posso fare così. A tantissime drag queens va fatta benissimo, quindi non sto dicendo che, cioè capisco che non tutti riescono a capire quello che dico io, perché tantissime drag queens riescono a farlo a tempo pieno e bene, e cioè, insomma, senza doversi preoccupare. Con me purtroppo non succede e non c'è niente da fare, cioè, tutto quello che c'è da fare l'ho fatto. Poi quando la gente mi dice ma perché non chiami questo posto, perché non gli riscrivi, perché poi, cioè, se scrivo ad un posto non mi rispondono neanche, tutti mi dicono perché non chiami questo posto, e dico sì, l'ho già fatto, e poi dicono ma perché se non c'è il posto perché non li richiami, e dico sì, li ho già richiamati. Quindi la gente pensa appunto che io non abbia ancora fatto tutto quello che posso fare, ma l'ho fatto. E quindi succede
certe cose alcune persone sono sfigate. Io purtroppo sono sfigato e non c'è proprio niente da fare. Ci puoi provare, perché io davvero ci ho provato, ma la sfiga vince. Se la sfiga decide che non deve succedere, non succederà. E sono contentissimo di essere arrivato al punto in cui posso anche dirvi questa cosa, perché sono arrivato al punto di, immagino la quantità di commenti di oggi che riceverò per dire queste cose, perché appunto avrò chiamato uno che pensa che tutto il mondo è contro di lui, o uno sfigato che sta chiuso in casa a fare video mentre dovrebbe fare altre cose, c'è gente che sta peggio di te, tutte queste cose qui. Ma sono arrivato al punto di fregarmene di tutte queste cose, perché purtroppo ho il diritto di acknowledge, riconoscere che sono sfigato su queste cose, e non c'è niente di male, nel senso che non è colpa mia, e ho il diritto di poterle esternare queste cose. E adesso sei quelli che appunto mi dicono che sono così negativo, non me ne frega niente, perché capisco che non capiscono, non lo fanno con cattiveria, ma ripeto, sono parole al vento, perché la gente che appunto studia magari anche tanto e poi però trova lavoro o fa dei sacrifici per un mese, anche per un anno, e poi qualcosa di buono succede, bene, quindi loro non capiscono che io è da anni che faccio sacrifici e non succede niente. Quindi ripeto, capisco il loro punto di vista, ma adesso sono arrivato a stare bene con il fatto che mi do il diritto di vivere le cose negative che purtroppo mi vengono date. Ovviamente non vorrei essere negativo, ma purtroppo quelle sono quello che ho. Quindi il bilancio di questo 2024 è terribile. Quindi sì, allora, fino al 2023, col fatto che appunto anche a livello di lavoro da drag queen avevo sempre pochissimo, e ogni anno piano piano qualcosina migliorava, io non potevo, ero sempre contento, perché nessun anno poteva mai essere peggio dell'anno prima. Adesso quel pochino di fortuna che mi era rimasta per il drag è stato proprio prosciugato. Quindi quest'anno per me è stato terribile per due motivi principali, 2 e 3. Allora, intanto io mi sono malato con la polmonite e ho perso tutto, mi sono rovinato tutta l'estate, perché ho avuto la polmonite per 2 mesi e mezzo. Mi ha rovinato la mia vacanza con mia mamma e mio fratello a Barcellona, perché stavo praticamente morendo. Sono riuscito comunque ad andare in crociera, ma vabbè, e stavo abbastanza benino lì, però insomma poteva andare meglio. Quindi comunque è stato brutto, perché quello che mi ha proprio dilaniato è il fatto che non mi sono potuto godere la vacanza a Barcellona con mia mamma. Erano 3 giorni in confronto ai 2 mesi e mezzo di polmonite, quindi ho avuto tantissimi altri giorni negativi di polmonite, però proprio mi ha spezzato il cuore di non essere potuto godere quei 3 giorni lì, perché noi non facciamo mai vacanze di famiglia all'estero. E poi sì, lo strazio più totale è stato drag queen. Quindi no, aspetta, sono altre cose. Ho smesso di fare il mio canale d'inglese, perché appunto anche lì non ce l'ho fatta. Sono contento di aver smesso, perché appunto non ne valeva la pena, però è bruttissimo il fatto che abbia dovuto smettere per i motivi per cui ho smesso, cioè che non facevo soldi nonostante il lavoro immane che ci ho messo. L'unica cosa positiva è appunto questo canale ASMR, che, come ho detto in altri video, ho cominciato, forse non in italiano ma in passato, ho cominciato un po' come una cagata, nel senso che sono disperato per soldi, e molti commentavano nei miei video da insegnante in inglese che avevo una voce bella per ASMR, quindi nella disperazione ho detto proviamo, e sta andando benissimo, cioè, meglio dell'altro canale, quindi posso solo ringraziarvi per aver dato un po' di sollievo a quest'anno, perché se lo strazio è stato il fatto che io sono stato una drag queen a tempo pieno per 2 anni, nonostante fosse molto difficile, perché sì, i venues, i pub principali per cui io sono diventata una drag queen, perché volevo esibirmi in quei posti lì,
quelli non mi hanno mai chiamato, ce n'era uno che mi chiamava solo quando loro erano disperati e non avevano nessun altro, quindi questi post non mi hanno mai chiamato. Avevo qualche altro posto che mi chiamava, ma molti di quelli hanno smesso anche lì, quindi adesso praticamente faccio uno spettacolo a settimana fisso e poi ogni tanto ne ho qualcuno nei weekend, ma ne ho pochissimi, quindi non posso essere un drag queen a tempo pieno, e quindi è per questo che sto imparando coding, perché sono proprio disperato, perché non ho soldi, perché il mio unico stipendio è drag queen, quindi se non mi esibisco non vengo pagato. Ho dovuto ricominciare a insegnare un pochino e parleremo dell'insegnamento in un altro video. Ho 2 o 3 alunni, non di più, perché non voglio insegnare, cioè al momento avrei bisogno di più alunni, ma sono contento che non ne ho tanti perché non voglio insegnare, e quindi adesso devo imparare coding. Sono contento di imparare coding perché io sono un matematico e sono un linguista, quindi coding è bellissimo per quel poco che ho avuto tempo di guardare. Ma quindi tutti mi diranno che vedi il positivo c'è? No, il positivo, cioè devo dire, sono contento di farlo, ma le condizioni sono strazianti, perché io non lo faccio perché sono una drag queen affermata e in più adesso un po' di tempo libero voglio imparare coding. Io devo imparare coding perché sennò non mangio adesso, quindi le circostanze sono terribili. E poi anche il fatto che sto imparando coding non vuol dire che avrò mai un lavoro, quindi magari sto proprio buttando via del tempo, quindi non accetto questa cosa di positività. Oppure è positivo ma non annienta la disgrazia del negativo. La disgrazia del negativo è che non mi viene data la possibilità di fare il lavoro che mi fa sentire vivo, che mi fa sentire felice, quindi non voglio sentire nessun commento di delusional positivity. Prima o poi succederà, perché come vediamo benissimo non succede per tutti, per la maggior parte delle persone succede, quindi non fraintendetemi, non sto dicendo che non succederà, che le cose positive non succedono a tutti, a nessuno. A me sul lavoro no, e ho dati scientifici di 5-6 anni, quindi non voglio, cioè, sono contento di essere arrivato al punto in cui non mi interessano questi commenti che provano a farmi sentire, cioè sì che sono negativo, quindi accetto che qualcuno me lo dica, ma mi fanno la gente vuol dire che sono negativo unnecessarily, per niente, per nessun motivo, quando invece i motivi purtroppo ce li ho. Quindi sì, questo è stato un anno disastroso. La cosa bella è che oltre la vacanza a Barcellona ho fatto anche con mia mamma e mio fratello, ho portato anche mia mamma a Malta ad aprile. Ho fatto un video qui in inglese però, perché a Malta fanno spesso dei fuochi d'artificio, a noi piacciono, e ad aprile c'è una competizione di 10 giorni internazionale di fuochi d'artificio, quindi ho portato mia mamma per un po' di giorni, perché lei è un insegnante e non può prendere giorni di ferie, perché volevo che vedesse Malta, perché lei non ha mai viaggiato e potessimo guardare i fuochi d'artificio. È stato terribile. Io e lei siamo stati bene insieme, ma il tè era freddissimo, non eravamo preparati. I fuochi d'artificio, non abbiamo visto la finale, tutti i fuochi d'artificio che abbiamo visto erano orrendi. Anche dove siamo stati a dormire abbiamo avuto delle brutte esperienze, insomma è andato tutto storto. Io ho quasi perso il volo per andare a Malta. Dopo che mia mamma è andata via, sono rimasto per vedere la finale. La finale per colpa del vento è stata spostata, quindi ho perso anche la finale. Ma va bene, insomma, questi sono problemi inutili, però insomma anche quella vacanzina è stata abbastanza rovinata, e direi che è stata una delle cose che è andate meglio di quest'anno nonostante tutto. E sì, la cosa bella è stata la festa di compleanno di mia mamma,
ma ripeto, è un po' poco rispetto alle disgrazie che mi sono capitate quest'anno. Fortunatamente non ho mai avuto un ragazzo, quindi quello non l'ho mai potuto perdere, quindi su quello vado sempre sul sicuro, quindi non c'è, non soffro per quello, però così. Quindi, ripeto, di alcuni di questi argomenti ne riparlerò di sicuro in inglese. Ehm, Avete tutto il diritto di pensare che io sia uno che si piange addosso, così. Purtroppo, vi ripeto, vi assicuro che non è così. Magari fosse così, magari avessi tante cose, cioè avessi una marea di lavoro da drag queen e fosse solo io a pensare che non ne ho tanto. Purtroppo non lavoro, basta, cioè mi faccio vedere il mio conto in banca, è molto facile da vedere che nessuno mi chiama, quindi avete il diritto di pensare così, ma sono contentissimo, non smetterò più di dirlo, sono contentissimo di essere arrivato al punto di capire che non sono pazzo e non sono negativo per niente, ho il diritto di avere una reazione oggettiva ad una realtà oggettiva. Non sempre c'è da essere contenti, non sempre c'è da stare allegri. Ovviamente delusional è una parola molto utile. Cioè, sono ancora, devo guardarci perché non è molto utile. Delusion, sto usando Word Reference che non sta sponsorizzando questo video. Delusion, illusione, ecco, illusione, sì. Delusional positivity, io direi quindi positività illusoria. Vanno tutti i punti di vista sempre guarda sempre il lato positivo. Non c'è sempre il lato positivo, purtroppo, magari. Quindi mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Però sì, insomma, un po' di illusione ce l'ho ancora, perché comunque spero ancora che appunto ASMR vada bene, spero ancora di riuscire a fare il coaching, spero ancora in cuore mio che qualcuno prima o poi continui a chiamarmi da drag queen, perché sì, almeno ho la speranza, perché se non ci fosse quella, cosa sto qua a fare? Però sì, sono contento di non permettere a chi mi dice che sono negativo di farmi star male, perché capisco che è un commento magari fatto col cuore, ma è un commento da qualcuno che non sa cosa vuol dire combattere contro la sfiga. Lo so benissimo che ci sono peggiori problemi al mondo di salute, guarda mia mamma, quindi non è che non lo so, non sto dicendo che io sono quello messo peggio al mondo, assolutamente no, ma nel mio piccolo mi viene tolto la mia ragione di vivere, che è esibirmi, quindi direi che è un problema abbastanza importante. Oltretutto, se fossi ricco potrei almeno distrarmi con altre cose, non ho neanche i soldi, quindi insomma ho di sicuro il diritto di essere negativo su questa cosa. Non è che poi sono negativo tutto il giorno, quando ci penso a questa cosa di sicuro sono negativo e di sicuro mi affect e di sicuro ha un effetto negativo su di me, certo, ma vorrei vedere voi, ecco, diciamo così. Con questo vi lascio, spero di non aver perso tutti i miei iscritti e ci vediamo la prossima settimana con un video molto più divertente per farvi un po' ridere. Ciao ciao.